Sabato scorso ho fatto un webinar, ho mostrato qualcosa che non avevo mai reso pubblico prima, adatto sia a chi vuole iniziare ma anche a chi fa già parte del mondo del trading. Ho mostrato due strategie completamente automatiche, con dati reali, backtest reali ma anche periodi negativi e soprattutto il sistema che uso io per la gestione dinamica del rischio. Niente teoria, materiale che già lavora in reale con risultati che puoi verificare tu stesso. In questo video trovi tutto, come funzionano le strategie, i numeri reali e la parte che ha sorpreso chi era presente. Guardalo e poi alla fine ti mostro come puoi averlo anche tu. Questo webinar chiaramente parla di trading sistematico. Voglio mostrarvi come funziona davvero un sistema automatico facendo vedere dati reali e i periodi negativi inclusi. Ok, mi presento, sono Emanuele e ho fondato Dynamic Trader. Sono 7 anni che sto dietro i mercati finanziari e ho iniziato un po' come tutti, ho iniziato facendo trading manuale, ho iniziato seguendo sale segnali che poi mi hanno fatto perdere soldi, seguendo consigli sbagliati e persone sbagliate. Poi ho capito che volevo fare le cose nella maniera corretta ed ho iniziato a programmare i sistemi automatici su MetaTrader 5. La metodologia di validazione è rigorosa, chiaramente è divisa in 3 fasi che poi più avanti spiegherò in maniera dettagliata. Chiaramente trasparenza totale su tutti i risultati e faccio vedere chiaramente anche le perdite, perché dobbiamo sapere che ovviamente il trading non è solo e soltanto guadagni, ma ci sono periodi di drawdown. Drawdown significa che ci sono periodi in cui perdiamo soldi sui mercati, ma fa parte del gioco, no? È una cosa normale, altrimenti saremmo tutti milionari, ok? Quindi quello che nessuno ti mostra, tutti fanno vedere backtest perfetti, curve di rendimenti incredibilmente in salita, non fanno vedere periodi di perdita, periodi negativi e non sono trasparenti, non fanno vedere, no, quello che loro utilizzano, gli expert che utilizzano i loro portafogli e quant'altro. Questo perché i risultati, no, che fanno vedere sono risultati falsati, filtrati, screenshot ritagliati di rendimenti, no, che poi realmente poi non è così, e chi si fida di queste persone poi va a perdere soldi e brucia il capitale. Qui mostrerò i dati reali e tutto quanto. Cosa vedremo? Vedremo il problema del trader sistematico, il metodo che utilizzo, poi ci sarà un confronto tra il rischio fisso e questo sistema che cambia tutto, che si chiama ARC. Poi vedremo le 2 strategie che utilizzo e che mi hanno dato tante soddisfazioni negli ultimi anni, e poi ci sarà l'offerta con tutte le domande del caso. Ok? Iniziamo. Il problema: perché la maggior parte dei trader perde soldi? Il 72,9%, ragazzi, è un numero molto alto e non è un numero che ho preso così a caso, ma è dal broker di riferimento che utilizzo. Quindi, ragazzi, il 73% perde soldi sui mercati. Ma c'è un motivo: non c'è nessuna metodologia di validazione, quindi non usano un metodo sistematico, un metodo corretto per validare se una strategia, no, a lungo termine, perché si parla sempre di lungo termine, guadagna soldi sui mercati. Poi c'è il risk management, quindi il controllo del rischio, che è sempre statico in un mercato dinamico, ok? Poi hanno fiducia di backtest non verificati, backtest falsati. Se non sono loro stessi che fanno i backtest nella maniera corretta, si fidano di quello che poi mostrano le persone, che poi non sono corretti. Per chi fa poi trading manuale ma anche sistematico, la psicologia è un grande nemico, perché ti fa chiudere le posizioni o smettere di utilizzare gli expert advisor, quindi questi software che investono in automatico, nei momenti peggiori. Ma chiaramente non è che se ho un periodo di drawdown significa che devo smettere di utilizzare la strategia. Fa parte, no, del gioco, come dicevo prima. Quindi tutti questi fattori fanno sì che poi le persone perdono soldi e non vanno a recuperare assolutamente nulla. Come valido io le mie strategie? Sono diviso in 3 fasi, ok? Faccio un'ottimizzazione in sample, si chiama, quindi su dati che conosciamo,
per esempio dal 2019 al 2022. Trovo i parametri corretti, trovo i dati di ingresso corretti, poi vado a fare i test in out of sample 1, quindi per esempio dal 2022 al 2024, e tutto ciò fa sì che io insomma valido i dati che ho trovato dal 2019 al 22 anche sul 22-24. Poi manualmente stessi dati di ingresso, stessi parametri, vado a testarli di nuovo blind alla cieca dal 2024 ad oggi, ok? Quindi tutte le strategie, solo quelle che superano queste 3 fasi rigorose, poi posso pensare di mandarle in live. Questo perché fa in modo che se appunto tutte quante le strategie superano queste 3 fasi, ho più un edge statistico dalla mia parte che insomma posso guadagnare sui mercati, ok? Quindi qual è il nemico silenzioso dei trader? Anche è utilizzare il rischio fisso. Penso che chi fa trading, chi di voi insomma fa trading, sa che utilizza un rischio fisso, un rischio percentuale ad ogni trade, ma il mercato cambia e il rischio fisso non cambia. Questa è la disconnessione che distrugge le strategie, perché quando il sistema va bene il rischio fisso non aumenta l'esposizione e quindi lasci potenzialmente soldi sul tavolo, perché il sistema sta guadagnando ma io rischio sempre la stessa cifra. Quando il sistema va male, quindi nelle fasi di drawdown, io rischio sempre la stessa cifra, quindi come se nulla fosse il drawdown si accumula, di conseguenza vado a perdere, se rischio sempre l'1%, ho 10 streak di fila, perdo il 10%, ok? Qual è la soluzione che ho trovato e su cui ho lavorato in questi ultimi mesi? È un sistema adattivo che scala il rischio in base alle performance reali, ok? E come si chiama? Come vi ho detto prima, si chiama ARC, Adaptive Risk Control, ed è un sistema che ho validato e che ho visto insomma cambiare veramente le regole. Come funziona? Questo ARC osserva e monitora ogni trade chiuso, che sia profitto, perdita e consecutività di profitti o di perdite. In base a ciò valuta con un punteggio di performance in tempo reale e adatta il rischio, scalandolo tra 4 diciamo, tipi di rischio, 4 tipi di rischio in base al punteggio. Si parte dal base, rischio base, poi medium, high e max, ok? E questo cosa fa? Fa sì che protegge riducendo l'esposizione nella serie negative e aumentando invece l'esposizione nei momenti positivi, ok? Non è che ARC prevede il mercato, ma adatta il rischio della stessa strategia, dello stesso asset in base a come sta andando il software, tutto completamente in automatico, ok? E questa è una cosa incredibilmente ottima. Il rischio appunto, come dicevo, si adatta sempre e parte dal rischio base. Mentre c'è un drawdown in corso il sistema rallenta, medium quando c'è una performance neutra, quindi utilizziamo un rischio standard, mentre andiamo ad aumentare quando inizio a vedere che la statistica è dalla mia parte, quindi ho una serie positiva, e aumenta l'esposizione, e poi arriva al rischio massimo, che è una maggiore aggressività, ma fa sì che mi porto più profitti, ok, dalla mia parte. Come esso analizza e decide? Analizza la strategia leggendo le metriche del backtest. Quindi io ho i backtest e ho tutte le metriche di ogni strategia e di ogni asset. ARC sa quali sono le metriche, quindi profit factor, recovery factor, drawdown, win rate e i trade che faccio durante l'anno, i trade che fa durante l'anno. Detto ciò, valuta l'ammissibilità, quindi vediamo se ARC è applicabile e con quale profilo è applicabile della strategia, e poi consiglia i parametri che ricalcola e calcola i livelli di rischio, che sono appunto base, medium, high e max, e il tipo ottimale per quella strategia, il tipo di ARC, ok? Questo qui
è un ARC, si chiama ARC Manager ed è incluso nell'offerta che poi vi presenterò, perché è molto utile, perché noi andiamo ad inserire le metriche, no, di ogni strategia e poi ci consiglia che tipi di rischi utilizzare e che tipo di ARC utilizzare, ok? Questo qui è uno screen, un resoconto di quello che fa ARC Manager. Come vedete abbiamo qui una strategia e diversi asset. Poi c'è il confronto tra il profit factor, che è il fattore di profitto di ogni strategia, con il rischio fisso e con ARC utilizzato. Come possiamo vedere, su ognuna di queste strategie ARC potenzialmente è superiore e ci fa guadagnare più soldi, ok? Non è magia, ragazzi, è solo una corretta gestione del rischio in automatico, ok? Quindi adesso qui ho messo una tabella riassuntiva delle strategie, delle performance negli anni e del profitto con ARC incluso. Poi andremo a vedere una per una che ve lo spiego, ok? Qui come vediamo appunto tutti gli asset che utilizza, il profitto che fanno con il rischio fisso e il profitto che fanno con ARC. C'è, ragazzi, una differenza, un incremento del 76% di profitto su USD Japanese Yen, che è un cross valutario, su D40 c'è il 65% di differenza, abbiamo il 16% sull'oro, sul gold XAU USD, euro-dollaro 22% e AUD USD 25%, ok? Dopo, USD Japanese Yen è quello che sostanzialmente ha guadagnato di più, però purtroppo ARC ha incrementato tanto i profitti ma leggermente anche il drawdown. Però ragazzi, con un 76% di profitto in più possiamo anche sostenere, no, un leggero aumento di drawdown. Quindi questa è una delle strategie, si chiama Time Break, Range Breakout. È una strategia semplice, alla fine le cose semplici sono quelle che funzionano meglio sui mercati, ok? Semplicemente cosa fa? Entra al mercato quando il prezzo rompe il range di un periodo definito e apre la posizione. Semplicemente è una logica pulita e validata su tanti anni, ok? Gli asset che vi sto mostrando sono USD Japanese Yen, D40 e XAU USD. Ci sono vari time frame diversi e ci sono diversi trade all'anno con un win rate molto valido che è del 50, tra il 50 e il 61%. Il che è veramente valido per una strategia automatica. Qui abbiamo le metriche a confronto con il rischio fisso. Come vedete, sostanzialmente di base, ragazzi, di base la strategia deve essere valida, di base deve funzionare, altrimenti ARC non può incrementare i profitti e diminuire il drawdown. Se la strategia non funziona, non funziona nemmeno ARC, è logico questo, no? Di conseguenza, con un profitto partendo da $5.000 abbiamo un profitto dal 2019 al 2026 di $31.000 ed un drawdown max del 18,7%, mentre con un controllo adattivo del rischio abbiamo un profitto ben maggiore, no? Di 31.000 che è di $54.000 ed un drawdown max del 20%, quindi abbiamo un leggero incremento del drawdown ma un incremento incredibile del profitto con un profit factor migliore. Il profit factor è ciò che ti fa capire quanto insomma guadagni ogni tot dollari spesi, ok? Adesso andiamo avanti, abbiamo un altro backtest su D40 che è il DAX, ok? Quindi è un indice azionario. Anche qua la strategia performa molto bene con il rischio fisso, ma se vediamo, no, a confronto ARC con il rischio fisso vediamo una bella differenza. Mentre con il rischio fisso in questo periodo sostanzialmente guadagna poco, non va a perdere soldi ma guadagna poco, con ARC abbiamo un incremento comunque dei profitti. Questo perché appunto riesce a adattarsi tra virgolette al mercato, capire secondo le metriche del backtest che tipo di rischio utilizzare in automatico e ci va ad incrementare i profitti. Quindi abbiamo anche qua
un incremento incredibile, ok? 65% in più di profitto con, in questo caso, un drawdown minore. Mentre qua abbiamo 14.000 e 16,6% di drawdown in questi anni, e qua abbiamo 24.000 dollari di guadagno con un drawdown del 16%. Quindi è incredibilmente valido anche in questo caso. Andiamo su XAUUSD, anche qua la strategia è molto valida, la strategia di base guadagna nel lungo periodo sempre, ragazzi, ripeto sempre il lungo periodo perché non dobbiamo aspettarci dal trading che in poco tempo, in un mese, in 2 mesi già diventiamo ricchi o facciamo chissà che tipi di cifre. Non è magia, è trading, sono mercati finanziari, ok? I rendimenti passati non sono garanzia di rendimenti futuri, ma abbiamo le statistiche dalla nostra parte, abbiamo un sistema consolidato e validato nel tempo che fa sì che poi andiamo a prendere qualche soldo dal mercato e portarcelo nel nostro portafoglio. Quindi rischio fisso, guadagno di 9.625 dollari, con ARK 11.200. Anche in questo caso ARK ha incrementato leggermente il guadagno, ma ha anche diminuito il drawdown, e ciò anche psicologicamente è una cosa incredibile, perché vedere che siamo sotto del 20%, 18% è molto più fastidioso chiaramente rispetto a un 16%, ma in generale vedere meno perdite chiaramente è una cosa buona. Adesso presento l'altra strategia. Questa qui anche è una strategia incredibile, è una strategia che si trova ovunque, si chiama Opening Range Breakout, la utilizzano i migliori trader al mondo, è una strategia che però in questo caso io ho automatizzato e ha incredibili rendimenti, ok? In questo caso vi ho fatto vedere 2 asset che appunto ho testato con rischio fisso e ARK e andiamo a vedere le differenze. Quindi sono euro-dollaro e AUD-USD. Con il rischio fisso qui si parla di minor rendimenti, ma anche abbiamo meno operazioni, ma comunque abbiamo dei guadagni, ok? Con il rischio fisso abbiamo un profitto con euro-dollaro di 3.926 dollari e un drawdown basso perché è del 14,2%. Mentre con ARK, ragazzi, abbiamo un profitto di 4.800 dollari, quindi partendo sempre da 5.000, io ho sempre fatto i test tutto quanto con lo stesso capitale, abbiamo un profitto di 4.803 dollari ed un drawdown ridotto. Quindi tutto ciò fa sempre sì che abbiamo un profit factor maggiore rispetto alla strategia di base con il rischio fisso. Poi abbiamo come ultimo, tra virgolette, ultimo test, abbiamo AUD-USD che con il rischio fisso guadagna 2.882 dollari con un drawdown molto basso perché è solo del 7%. Come dicevo, Opening Range Breakout, la strategia Orb, fa meno operazioni, però fa sì che la maggior parte delle operazioni poi siano in guadagno. Come vedete è veramente una bella equity, ma non è esente da periodi di drawdown, non è esente da periodi stagnanti, ok? Questo è il trading. Prima capiamo questa cosa, prima siamo tranquilli nel lasciar lavorare i nostri expert, i nostri sistemi e lasciarli guadagnare soldi a lungo termine. E un profitto con ARK di 3.591, quindi un 25% in più, ed un drawdown massimo del 5,2%, quindi il drawdown è calato incredibilmente, ok? Quindi in questo bundle abbiamo 2 strategie e 5 asset diversi non correlati, e mettendoli insieme creeremo un portafoglio. E quali sono le potenzialità di un portafoglio? Un portafoglio ho messo qua tutte le strategie, tutti gli asset insieme a confronto, quindi il portafoglio che funziona che ha funzionato dal 2019 ad oggi. Quindi
come vedete ragazzi, noi partiamo da 5.000 dollari, 5.000 euro, che non è un capitale bassissimo, ma non è neanche alto, no? Sarete d'accordo con me che io direi che per guadagnare qualcosa nei mercati può essere un capitale valido. Poi possiamo iniziare anche con meno, ma con più. Chiaramente dipende da quanto una persona è disposta a rischiare, ok? Quindi, come vediamo, abbiamo un profitto con il rischio fisso di 62.407 dollari. Nel lungo periodo le strategie, il portafoglio paga. Come vedete tutte queste linee sono le singole strategie, e qua questa linea blu è insomma la nostra equity del portafoglio, che mettendole tutte insieme fa questi rendimenti. Quindi abbiamo un profitto di 62.000 contro un profitto con un sistema adattivo del rischio di 98.000, abbiamo un 58% in più. Non solo, se vedete qua questa diciamo contornazione rossa è la fase di stagnazione del portafoglio, ok? Quindi ci sono periodi in cui sostanzialmente non si va a guadagnare sui mercati o si guadagna poco. Questi sono i periodi di drawdown e ragazzi possono essere anche lunghi. Come vedete tutte queste strategie insieme hanno avuto un periodo di 219 giorni, quindi quasi un anno, in cui non si guadagna, ma questo è il trading, bisogna lasciarle lavorare. Mentre poi con ARK abbiamo diminuito anche i giorni di stagnazione, sono 183, praticamente circa 2 mesi in meno, il che comunque è tanta roba, perché vedere già 2 mesi prima ritornare a fare dei profitti sui mercati, psicologicamente e mentalmente si tiene più rilassati, perché non fa piacere a nessuno perdere soldi, però bisogna avere pazienza e capire come funziona il trading. L'unica cosa che il portafoglio con ARK ha diciamo leggermente più negativa è che il drawdown è leggermente più alto. Si parla di, alla fine, molto basso in generale, perché è 4,93% di drawdown contro il 5,62%, ok? Quindi ragazzi, le strategie insieme che creano il portafoglio poi comunque danno veramente buone soddisfazioni nel lungo periodo, ma le cose vanno fatte con metodo, ok? È l'unico modo per portare dei guadagni a casa nei mercati finanziari. Non pensate, appunto, non fidatevi di chi promette rendimenti, chi fa vedere chissà che cifre, migliaia per cento ogni mese e quant'altro, perché non funziona così. Chi utilizza, poi ci sono degli expert molto rischiosi, ci sono degli expert in martingale, in griglia, qualcuno di voi li avrà già utilizzati, li conosce, sono rischiosi e poi bruciano i conti, bruciano i capitali. Bisogna fare le cose con metodo e non sognare ad occhi aperti, ma stare con i piedi per terra e capire come funzionano i mercati, ok? Ora, non sono solo backtest, vi voglio mostrare anche un account live reale. Questo è un account live che ha time break e anche orb attivo, ok? Qui vediamo il total net profit, 518 dollari. Questo è un account che, come vedete, è iniziato con 1.000 dollari. Ora, essendo che io sono più confident nelle mie strategie, ho impostato dei rischi, diciamo, alti. Ho impostato dei rischi alti per avere dei rendimenti comunque buoni. Quindi, diciamo, nei periodi negativi, che ci sono periodi di drawdown, con il rischio alto puoi anche andare a avere un drawdown alto. Infatti qua, no, sono arrivato al 40% di drawdown, quindi da 1000 sono arrivato a 600, ma nessun problema, perché in veramente poco tempo ARK mi ha aiutato a recuperare tutte le perdite e andare sopra di 518 euro dollari, ok? Di conseguenza sono in guadagno del 50% in 2 mesi, il che è in 3 mesi, 4 mesi, è una cosa incredibile, è una percentuale veramente, veramente valida, ok? Però questo è un rischio alto. Chiaramente ognuno deve sapere come è ingente a rischio e quanto vuole rischiare il proprio portafoglio e i rendimenti che vuole. Quindi questo è il portafoglio reale account live. Poi abbiamo anche l'account, questo è un account demo,
io dico tranquillamente le cose come stanno, non nascondo nulla e non mento. Questo è un account demo, questo account l'ho inizializzato, come vedete c'è una linea dritta, quindi non ho fatto alcuna operazione per un tot perché ho fatto altre cose. Poi ho detto voglio testare insomma più asset di quelli che ho fatto vedere su Orb e Time Break, e questi sono insomma i rendimenti partendo qui da $3.000, ok, in questi 5-6 mesi, scusate, in questi 5-6 mesi mi ha fatto un 130%, quindi $3.946 di guadagno. Qua non sono andato a rischiare tantissimo, non c'era ARC attivo, ho rischiato sempre per tipo l'1% su ogni asset. Erano più asset, ci sono state infatti 1531 trade, ragazzi, sono tanti trade ovviamente in 5-6 mesi, ma ho fatto lavorare tutti, insomma, le strategie insieme e come potete vedere hanno reso molto bene. Quindi ragazzi, anche in questi periodi in cui il mercato è pazzo, come penso qualcuno di voi che segue lo sa, lo vede, con Trump non c'è direzionalità, c'è tanta volatilità, ma comunque le strategie in automatico, se hanno un controllo del rischio corretto, possono lavorare, anche se, come vedete, tipo negli ultimi 2 mesi, un mese più o meno, sono andate leggermente in drawdown, non ho nulla da nascondere, fa parte del gioco. Non sarà sempre solo così, perché se no non sarà sempre solo in guadagno, se no io in un anno divento milionario, miliardario. Non è così facile, il trading è un mestiere e ci vuole tempo per impararlo e bisogna che si fanno le cose nel modo corretto, ok? Quindi questo è il portafoglio demo delle strategie che ho utilizzato insieme. Se sei arrivato fino a qui hai visto tutto ed ora ti mostro come e dove puoi acquistarlo. Come vedi, questo è il mio sito web dynamictrader.it, ok? Qua c'è la home e per andare ad acquistare i bundle separatamente basta andare su Expert Advisor, dove qua ho inserito 3 bundle, ok? Puoi scegliere il tuo, chiaramente dipende da che livello sei. Ho inserito lo Starter Bundle, il Pro Bundle e l'Elite. L'Elite è l'unico dove ha ARC incluso ed hai visto benissimo qual è la potenzialità di ARC. C'è anche il Pro dove c'è tutto il portafoglio incluso e lo Starter dove parti già con 2 ottimi expert che sono quelli che hai visto nel video, ok? Quindi per acquistare il bundle che vuoi semplicemente basta cliccare il tasto acquista che ridireziona nella pagina di acquisto con PayPal, ok? Grazie ragazzi per l'attenzione, è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!